Forza, vieni più vicino. È giunto il momento di dare uno sguardo ai meravigliosi e coloratissimi mosaici a soggetto teatrale. Il primo mosaico, preparazione al dramma satiresco, fu rinvenuto a Pompei nel tablino della casa del poeta tragico ed è databile all'epoca di Vespasiano. Nel mosaico vediamo un gruppo di attori che in un ambiente oscuro, forse un antico backstage, si preparano alla rappresentazione di un dramma satiresco. Seduto al centro è il maestro del coro che dà le ultime istruzioni a 2 attori. Uno di questi accenna un passo di danza al suono del doppio flauto del personaggio riccamente vestito da donna. Sulla destra, intanto, un servo aiuta un altro attore a vestirsi. Se osservi meglio, le 2 colonne ioniche centrali risultano contemporaneamente in primo piano e in fondo all'ambiente. È strano, vero? Maschere tragiche e sileniche sono poste su un tavolino e su uno sgabello, pronte per essere indossate. Queste maschere erano tristi per la tragedia e allegre per la commedia, a riflettere le 2 anime di Dioniso. Le maschere sono protagoniste di molti fumetti e serie TV contemporanee e riflettono la natura e l'indole del personaggio, dal supereroe al supercattivo. Le maschere servivano anche a rappresentare i personaggi femminili, dal momento che le donne greche non potevano recitare e i loro ruoli venivano interpretati da uomini. Ermanno? Cosa stai facendo? Gli altri 2 mosaici a tema teatrale sono stati rinvenuti tra il 1749 e il 1763 sul pavimento della villa di Cicerone a Pompei e sono databili tra il secondo e l'inizio del I secolo a.C. La raffinata tecnica con cui sono stati realizzati è detta opus vermiculatum, per via dell'andamento delle minuscole tessere che sembra simulare il movimento di piccoli vermi. Se guardi meglio, noterai che i mosaici recano la firma del loro autore, il mosaicista greco Dioscoride di Samo. Il primo mosaico, intitolato La fattucchiera, è tratto da una commedia di Menandro e rappresenta 2 donne in consulto da una fattucchiera strapica che sta preparando loro un filtro d'amore. Sul tavolino in primo piano possiamo infatti notare gli ingredienti per la pozione. Devi sapere che nell'antica Roma era frequente ricorrere a filtri d'amore per dissolvere le pene degli innamorati. Tali pozioni contenevano sostanze allucinogene e a volte potenti veleni. Oggi le pozioni d'amore sono protagoniste di molti film e cartoni animati. Basti pensare alla scena della preparazione del filtro d'amore a Hortensia nel film Harry Potter e il principe mezzosangue. Il secondo mosaico, I musici ambulanti, è anch'esso ispirato a una commedia di Menandro e raffigura 4 personaggi in metra gli urtai, ovvero un suonatore di timpanon, uno di cimbala, una suonatrice di flauto doppio e un bambino senza maschera. I personaggi, al suono dei loro strumenti, si stanno forse recando verso la porta che si intravede sulla destra. Il musico era una vera e propria figura professionale, addirittura c'era una legge che tutelava i musicisti latini. Al giorno d'oggi, il lavoro di artista di strada è stato l'umile trampolino di lancio di cantanti e band di fama mondiale, come i Måneskin ed Ed Sheeran.